Gli L100 sono i diffusori più venduti di sempre del marchio americano JBL e sono anche nelle primissime posizioni tra quelli più venduti nel mondo in assoluto. E quando succede questo non può essere solo per moda, ci deve essere anche la sostanza. Nelle JBL L100 Classic Mark II c'è tanta sostanza, ma ne abbiamo tanta anche nelle L82 e nelle L52. In questo video ripercorro i tratti salienti della storia di questo diffusore leggendario e ovviamente vi dirò come suonano tutti e tre, a chi sono rivolti, con quale genere musicale si sposano meglio e quale sia il più conveniente nel rapporto qualità-prezzo. Sì, diffusori iconici, leggendari, però adesso vi racconto come mai questi diffusori siano così iconici, come mai siano leggenda, ma naturalmente ho inserito i capitoli, per cui se volete, se proprio volete, potete passare direttamente alla descrizione di questi bestioni. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Il primo modello di L100, denominato Century, arriva sul mercato nel 1970 come versione domestica delle 4310, pensate invece per gli studi di registrazione ed introdotte nell'anno precedente. Fatto sta che dal loro arrivo, nel giro di poco, le 4310 soppiantano i diffusori che fino a quel momento erano stati il riferimento degli studi di registrazione più all'avanguardia. Mi riferisco agli Altec, in questa foto col modello 605 dentro il cabinet associato, e come potete notare venivano utilizzati negli studi di registrazione per antonomasia, ossia gli Abbey Road Studios. Sì, questi sono George Martin, George Harrison, Paul McCartney in uno degli studi di Abbey Road, e questi sono gli Altec 605. I JBL 4310 arrivano sul mercato prendendo come riferimento la pasta sonora degli Altec che abbiamo appena visto, anche perché indovinate chi aveva lavorato in Altec prima di fondare la JBL? Esatto, proprio lui, Mr. JBL. James Bullock Lansing. Quindi il riferimento sono gli Altec, ma i JBL 4310 riducono sensibilmente l'ingombro, perché guardate un catafalco come questo paragonato a questo. Sulla console un Altec non ci sarebbe di certo entrato. La riduzione dell'ingombro dei diffusori JBL è una mossa strategica geniale, perché negli anni 70 gli studi di registrazione iniziano a diventare più complessi, con console in grado di gestire più tracce, quindi per forza di cose più voluminose. Avete capito il punto, no? La console si fa chiatta, bisogna recuperare un po' di spazio e i catafalchi di Altec non vanno più bene. Tanto più che i nuovi JBL 4310 hanno un sound simile ed occupano molto meno spazio. Ecco perché nel giro di poco diventano il riferimento per ogni studio di registrazione serio. Ho voluto investire qualche minuto del video per farvi capire come mai i JBL L100, che lo ripeto sono la versione domestica dei 4310, quindi come mai i JBL L100 siano leggenda, e chiunque abbia un minimo di interesse per la storia dell'alta fedeltà sa bene che ruolo ricoprano all'interno di questo mondo. E a proposito di leggenda, impossibile non mostrarvi questo spot del 1979, diventato poi un tormentone negli anni 80, in cui per sponsorizzare i nastri Maxell viene scelta la cavalcata delle Valchirie pompata proprio da un JBL L100, talmente potente da spazzare via tutto, e da qui appunto il Blown Away Guy. Uno spot diventato talmente iconico da essere ancora oggi ricordato da chi lavora nel mondo dell'advertising e da essere parodiato a destra e sinistra, addirittura in una serie animata popolarissima come The Family Guy, in Italia i Griffin. Momento! Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo. E poi fatti un favore, vai a vedere ed ascoltare in presenza le L100 e fammi un favore, scrivimi nei commenti qui sotto qual è il tuo diffusore ideale e quale stai utilizzando in questo momento, qui sotto nei commenti. Ok, e fin qui abbiamo capito che il rispetto che ogni appassionato
nutre per questo diffusore e per i suoi discendenti deriva dalla sua iconicità, dal suo status di leggenda dell'hi-fi e senza dubbio anche dal look prettamente vintage. E questo JBL lo sa bene, perché a livello estetico sembra di tornare indietro al 1970, quando un diffusore ingombrante era la norma e non l'eccezione come oggi, quando tutto ciò che faceva eccitare un appassionato era un cabinet enorme di legno con un woofer abbondante. E ancora, non è un caso se a proposito dell'iconicità di cui si diceva prima, JBL sceglie di accompagnare il diffusore alla stessa griglia in schiuma Quadrex come nel primo modello del 1970. E quindi, assodato che le JBL L100 siano anche uno status symbol, che la leggenda nasca negli studi di registrazione grazie alla versione professionale 4310, poi bisogna analizzare la parte essenziale di un diffusore, ossia come suona. Fatemi prima dare qualche dettaglio tecnico e fatemi concentrare su quelle che hanno rapito il mio cuore in questi mesi di ascolti, ossia le L100, e mi concentro su di loro anche perché il concept del diffusore è il medesimo anche sui modelli più piccoli, L82 ed L52. Qualcosa naturalmente cambia, si vede anche a occhio, ma ci arriviamo tra poco. Il JBL L100 Classic Mark II è un diffusore a 3 vie con woofer abbondante da 30 cm a cono in cellulosa, tweeter a cupola in titanio da 2,5 cm e midrange a cono in cellulosa trattata da 13 cm, canale per bass reflex anteriore ed attenuatore per gli alti ed i medi, cabinet con finitura in noce satinato e l'iconica griglia in schiuma Quadrex su telaio in legno. Peso complessivo dichiarato 29 kg e 300 grammi. Gli stand dedicati di JBL non sono compresi nel prezzo, vanno comprati a parte, e aggiungo che purtroppo per le nostre tasche non sono opzionali, sono necessari per far suonare come si deve questi diffusori, perché sicuramente non possiamo poggiarli sul pavimento, così come è meglio evitare altri stand generici. Vanno usati proprio questi, i JS 120, perché oltre a sostenerlo adeguatamente inclinano leggermente il diffusore verso l'alto a favore del nostro orecchio. Si percepisce anche da questa inquadratura, vedete che sono inclinati leggermente verso l'alto. JBL sa farsi perdonare però, perché il prezzo di listino di questi L100 Classic Mark II è di 500 euro inferiore rispetto al Classic del 2018, ossia il modello che riportava l'L100 sul mercato dopo svariati anni di assenza. Non solo, i driver sono anche leggermente migliorati rispetto al Classic, o almeno così ci racconta la scheda tecnica, perché non ho avuto modo di provare a fondo il modello del 2018. Infine sono stati riprogettati i crossover per incrementare la connettività e quindi consentire B-wiring o B-amping, e i morsetti sono placcati in oro. La sensibilità di 90 decibel e i 4 ohm di impedenza ci indicano un diffusore che arriva ad un volume sostenuto con un impiego relativo di corrente, a patto di avere un amplificatore muscoloso per farlo galoppare con soddisfazione a briglia sciolta. Il passaparola, ma soprattutto i forum, ci tramandano che le L100 Century del 1970 fossero consigliate soprattutto agli amanti del rock per il loro carattere esuberante, con un basso ben presente, però quasi come se tutti gli altri generi facessero disastri o non rendessero giustizia all'opera musicale in riproduzione. Per quanto mi riguarda, posso dire che queste L100 Classic Mark II, che sono sicuramente diverse dalle Century del 70, ereditano il concept del primo modello, ma allo stesso tempo introducono quelle migliorie tecnologiche, legacy, driver e costruzione interna che gli consentono di essere eccellenti compagni per il rock ed il blues ed ottimi sugli altri generi musicali, soprattutto quei generi dove le frequenze basse
sono determinanti come elettronica, reggae, funk, new jazz e un certo tipo di jazz. Molto buoni anche per la classica, ma chiaramente se ascoltate solo classica non è il diffusore che avrete in cima alla vostra lista. Nel senso che il diffusore perfetto non esiste. Esiste però il diffusore che in base alla sua pasta sonora incontra o meno il nostro gusto e lo fa su più generi musicali oppure solo sul rock o sul jazz. È importante anche capire che non deve essere una scheda tecnica a dirci se quel diffusore possa piacerci o meno, né qualcun altro, compreso ovviamente il sottoscritto. Devono essere le vostre orecchie e il vostro corpo a capire se quel diffusore è giusto per voi, se stava aspettando proprio voi. La mia riprova è sempre qui. Quando mentre ascolto un diffusore e mi esalto e mi viene voglia di alzare il volume, di muovermi, di andare a tempo con la musica, allora capisco che mi garba. Ecco, io sono quel tipo di appassionato. La musica per me è una parte imprescindibile della mia vita, non è qualcosa con cui fare le riprove sugli impianti e di conseguenza io la musica devo viverla. Se il diffusore fa tutto bene ma non ha carattere, può costare anche 600.000 euro, continuerà a non convincermi. Ebbene, gli L100 sono molto meno ignoranti di quello che la stazza o le malelingue potrebbero far pensare. Perché dico malelingue? Perché chi predilige un suono super analitico abbinato ad un look elegante li reputa spesso dei cassoni dozzinali, dal suono impastato, muddy, come dicono gli americani. Ma questo accade più per pregiudizio che obiettività. Gli L100 hanno carattere e certo, se gli lanci la sfida dando gas, se alzi il volume, loro ti rimettono al tuo posto, ti fanno capire che con loro puoi divertirti, puoi fare casino, ma non sono sgraziati. Tutt'altro, la presenza del basso non va incontro al bass head, al patito del basso, piuttosto riporta la concezione del diffusore a quello che era negli anni 70, quando sono nati, ossia lo strumento per farti godere visceralmente la tua musica. Quindi certo, la scena disegnata non è quella super analitica che piace ai puristi del flat, è una scena viva, vibrante, cafona, ma col vestito buono. Certo, capite da soli che se ascoltate prevalentemente classica non è il primo diffusore che mi viene in mente da consigliarvi, però non è che mettete su le 4 stagioni e scappate di casa per il sacrilegio perpetrato dalle L100 ai danni del capolavoro immortale di Vivaldi. No, non succede. Però con la classica aiuta a agire sui toni degli alti portandoli al massimo. Facendo questa operazione guadagnate un filo di dettaglio in più, si tratta di sfumature. Per il resto, nei miei ascolti non ho mai sentito il bisogno di attenuare o potenziare alti e medi, se non per giocare, per sentire l'effetto che fa, parafrasando il grande Iannacci. Possono essere utili per aggiustare la scena in ambienti più complessi? Può darsi, però nel mio caso non ne ho avuto il bisogno. Per scendere nel dettaglio di come ho formulato il mio giudizio, vi dico cosa ho ascoltato in questi mesi per il consueto rodaggio e la successiva analisi. Per comodità ho utilizzato lo streaming, anche perché in questo modo prendevo 2 piccioni con una fava, testavo sia lo Wim Ultra, forse lo vedete da qui, sia i diffusori. Per il rock ho ascoltato Cosmos Factory, il capolavoro dei Creedence Clearwater Revival. Godimento assoluto, sembra che questo diffusore sia stato progettato per accontentare l'incontentabile John Fogerty e d'altra parte è un album del 1970, proprio l'anno di nascita delle prime L100. La voce graffiata di Fogerty, le chitarre elettriche, la sezione ritmica, tutto viene spinto a dovere dai diffusori, l'effetto presenza è tangibile. L'immancabile ed insostituibile brano di riferimento per testare la potenza, la presenza e la precisione del basso elettrico è My Name is Mud dei Primus. Nonostante la band di Les Claypool sia bass oriented, essendo lui frontman e bassista molto esuberante, le L100 sono rispettose anche delle altre frequenze. Sì, chiaramente è una scena ricca e giocosa, ma mai debordante e che potrebbe deliziare anche chi tendenzialmente
predilige diffusori più asciutti di questo. Il reggae con i mitici Pittura Fresca di Una Brutta Banda ci tira su il sorriso, e non solo per i testi sardonici di Scardi. Il grande classico Pink Floyd fa venire voglia di ballare, e Marghera di arrotolarsi una sigaretta aromatica, anche se come nel mio caso non siamo fumatori. Anche qui, come nel caso dei Primus, il wooferone crea le fondamenta su cui si costruisce la scena, ma medie e alte non sono comprimarie sullo sfondo. Il jazz è quello dei riferimenti assoluti, Kind of Blue di Miles Davis e A Love Supreme di John Coltrane. Bastano i primissimi secondi di quest'ultimo album con quel sax che si fa subito pungente e celestiale a capire che chi si nutre di questo genere non avrà di che lamentarsi. E poi i nuovi fenomeni contemporanei come Nubia Garcia col suo bellissimo Odyssey, così arioso e allo stesso tempo pieno di polpa, che trova una casa accogliente nei driver JBL. Per andare a sentire come si comportano quei dettagli, la chitarra jazz con 2 brani da Northern Lights di Maurizio Bruno, la rilettura di un classico come Blue in Green di Miles Davis e Bill Evans, e l'autografa Ballad for Pat dedicata al grande Pat Metheny. In entrambi i casi, ma direi con tutto l'album, gli L100 riescono a valorizzare, a far tintinnare nell'aria la tipica pizzicata di Bruno che tanti amici del canale hanno imparato ad apprezzare. L'elettronica è quella di Thomas Azier. Ascoltatevi l'ultimo album Love Disorderly, una chicca electropop. Electrodance invece con l'ultimo album di Jamie XX, In Waves. Entrambi arrivano vigorosi alle nostre orecchie, il basso pompa ma non slabbra. La neoclassica è classica con l'ultimo album di Mari Samuelsen e con le 4 stagioni di Vivaldi nell'interpretazione dei suonatori della gioiosa marca. Le registrazioni più recenti, come appunto Life della violinista norvegese, riescono a regalare grandi soddisfazioni. Per opere più datate siamo contenti, ma non siamo al top come negli altri generi. Però sia chiaro, non butterete le L100 fuori dalla finestra, anche perché pesano 30 kg l'una, e quindi se proprio volete farlo, preparatevi ad un'ernia in omaggio. Da tutti questi esempi ed in generale da tutti gli ascolti degli ultimi mesi emerge chiaramente una scena importante, vigorosa, piena di risorse sulle basse frequenze grazie al woofer abbondante da 30 cm, però che non dimentica frequenze medie ed alte. Non c'è una precisione super analitica, ma neanche un approccio troppo ruffiano che impasta tutto. La riconoscibilità degli strumenti e dei piano e forte è senza dubbio presente. Quindi ok, mi va bene che siano considerati diffusori per gli amanti del rock, ma con questi L100 ci ascoltate tutto senza che vi sentiate sacrificati. E anche la classica e soprattutto la neoclassica sanno farsi valere. Il consiglio, anzi direi piuttosto la calda raccomandazione, è di utilizzare gli stand dedicati che li posizionano alla giusta altezza in linea con il nostro orecchio, e per ottenere una scena che si fonde nello spazio meglio ridurre l'angolo di orientamento. In questo modo chiudi gli occhi e ti senti la musica in faccia che ti viene a prendere, non senti diffusore destro e diffusore sinistro. E poi costruzione imponente, robusta, non ci sono specchietti per allodole, ma solo tanta ottima sostanza. Ecco qua, così si vedono anche le griglie. Le 2 sorelle minori come si comportano? Partiamo col dire che tra le due sceglierei senza dubbio le L52 perché costano meno della metà delle L82, regalano una scena leggermente più brillante grazie alla minore impedenza, tendenzialmente più piacevoli da ascoltare nonostante non abbiano subito modifiche e più precisamente migliorie lato hardware, come invece è successo con le L82 e le L100 codificate come Mark II. Questa no, rimane classic. Hanno però ricevuto un ritocco verso il basso del prezzo e questo ci piace sempre assai, ma sceglierei le L52 anche perché in un ambiente come questo sono perfette, non ci mancherà nulla,
riempiono lo spazio in abbondanza e con qualità, e poi sono le uniche delle tre, quindi anche ovviamente con le L100, che potremmo veramente inserire in una libreria, oltre che su degli stand anche generici, non obbligatoriamente JBL, come avviene invece per le L100 e le L82. Insomma, alla fine della fiera, anche se la pancia mi dice L100, anche se il colpo d'occhio ribadisce L100, anche se il richiamo della leggenda urla a gran voce L100, devo essere obiettivo e dire che il miglior rapporto qualità-prezzo si trova proprio nelle piccoline L52, che con uno street price inferiore ai 900 euro sapranno regalarvi grandi soddisfazioni facendovi spendere il giusto. Molto buone anche le L82, che però in questo confronto rimangono schiacciate dal gigante buono L100 e dal nano prodigioso L52. In senso assoluto consigliatissime, e consigliatissime in ambienti di media metratura. Insomma, se state cercando un diffusore da scaffale al di sotto dei 1000 euro, che suoni bene, che sia costruito bene, le L52 possono fare al caso vostro. Così anche le L82, che però richiedono ovviamente uno spazio un pochino più grande, e ancora di più le L100. Quindi, in soldoni, le L100 sono quelle che mi hanno esaltato di più, anche per la loro iconicità, per il loro status di leggenda dell'hi-fi, e ovviamente anche per come suonano, perché se no che me ne faccio della leggenda. Però devo anche dire che il miglior rapporto qualità-prezzo, non che quelle siano sovrapprezzate, però il miglior rapporto qualità-prezzo c'è nelle L52. Le L100 mi hanno semplicemente stregato. Non ho nient'altro da aggiungere, vostro onore. Lo street price odierno ce le fa trovare facilmente a 4.000 euro la coppia, quindi 1.000 euro in meno rispetto al listino. È una cifra importante, senza dubbio, come però è importante il diffusore, sia per la storia che si porta dietro, sia per quello che è in grado di fare, anche rispetto a diffusori più costosi in trend negli ultimi anni, cioè di moda, insomma. Le L100 non concedono mezze misure, o te ne innamori all'istante, di solito dopo averle viste, e ancora di più dopo averle ascoltate, oppure te ne tieni alla larga perché ti ricordano troppo da vicino una cassa da morto, mentre tu cerchi le torri dal collo lungo, affusolato, un po' fighetto. Io che invece già avevo nel mio setup una cassa da morto, sono qui che cerco di ritardare il più possibile il momento di restituirle. A presto e buoni ascolti. Con queste poi, a voglia.